Ciao! Ciao Francesco, ciao Rosanna. Can you hear Esther, me? Yes. Cool. sì, 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 Ah. sì. Esther, finalmente ci vediamo! See, it seems as if I know you, but I think I've never really seen you in person. But it feels as if we know each other already. Noi ci conosciamo già, conosco di voi, so di voi, ma di persona non ci siamo ancora visti. Ok. Ross, hai delle cuffiette, così ti sentiamo Hallo meglio. Margit. Ok, ok. Esther, you look familiar to someone. Yeah, to Margit. I see my husband's online. Jacob from Leoben is online. I see my parents. Yes. Sì, ho detto a Esther che lei ha un volto familiare, è molto molto familiare e ora lei sta salutando suo marito e i suoi genitori. Vediamo se riuscite a scoprire chi sono i genitori di Esther. Ok, ok. Mi sentite adesso? Sì, 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 ti sentiamo. Stavo dicendo ad Esther che ha un volto familiare. Ho chiesto Ciao di, Emanuele. di indovinare chi sono i genitori di Esther. Lei è un bel mix, dai, un bel mix. Ok, ok. Per chi non avesse capito, Esther è la figlia di pastore Gianni e Angela. Esatto, bravissima Lea. Bravissima Lea. Allora, Esther, siccome ora sappiamo tutti, diciamo, chi sono i tuoi genitori, ti vorrei fare una domanda. Come è stato per te essere la figlia dei pastori? So Rosanna, I think I'm asking now, Sì. what did it look like to be a pastor's daughter, right? Hmm? Exactly. Yeah, and the Excellent. demands. Um, I have to be honest, most of the time, I think it was great. It's great. It is great. And yeah, as a small child, you don't know anything different. So you grow into a family and and um, I was always together with my parents. I was always with them. We were church planting, so we always had people at our home, and I would go with them. And I'm very thankful for the Italian lifestyle that my father brought. That the children are always there, and we never had to go to bed when there was action. We never had to go to Ok, bed at 7, but we could always be there. ok. Ok. Lei diceva che devo essere onesta, sulla linea generale, anzi la maggior parte delle volte era veramente fantastico essere figli di pastori, andavamo sempre a piantare, aprire chiese, quindi stavo sempre con loro. Poi la cultura italiana di mio padre che non mi faceva andare a letto alle 7, alle 8 di sera, potevo stare fino a tardi con tutti, a ridere, a parlare, a scherzare. Ehm, Ed è stato Sì. molto bello anche crescendo così, in realtà non conoscevi altro ed era questo modo di vivere molto, molto, molto coinvolgente, molto bello. Same. And yeah, it was fun, and I always loved being around the people and the interesting people and getting to know them. And I knew that it was really because I was so close to my parents that I could do that. And also when they then started, because many people often said, but your parents, they work so much and in the evening and meetings and traveling. But when we then grew older, if we went with them, then my parents always made sure that we had babysitters that were fun. So the young adults from church who we had Ok. a good time with. Lei diceva che diciamo che è stato bello per lei conoscere tante persone, tanti ministri, tanti pastori, persone molto interessanti, con vite interessanti, è sempre molto vivace come cosa. Quindi da piccola era una cosa carina, però man mano che si cresceva e non potevo sempre andare con loro per, credo, motivi ovvi come scuola, si accertavano che avevo una babysitter sicuramente tipo i pastori giovani e così via, quindi era divertente, ci davano sempre persone che dicevano tantissime cose belle da fare, quindi non mi scocciavo. Okay. And I also always knew that for my parents, it was family was the most important. So they always let us feel that. We always knew that, and as also they wanted us to be inspired from a very young age, and to really it was always important for them that they planted seeds, that we were always
around and in this environment where seeds would be planted in us from a very young age. E per loro, i miei genitori in particolare, la famiglia era molto importante e loro proprio desideravano che c'era un seme piantato ai noi figli che ci potevano ispirare proprio da piccolini, quindi per loro la famiglia era tra le cose, cioè se non al primo posto, quindi questa era una cosa che loro ci tenevano a mettere dei semi buoni già da piccolini per noi. And I think that these seeds that were sown in me as a child are the reason why I'm here now. E io credo che questi semi che loro hanno piantato in me da piccolina è l'unico motivo perché io oggi sono qui. And I think the challenges started coming when in a little older age. So when I turned 8, 9, we also moved from a country, like a town in Austria, into the capital city. Quando avevo tipo 8-9 anni, penso che qui le cose sono un po' cambiate, quando ci siamo spostati tipo da un paesino alla città principale, capitale, no? Molto importante. We moved into a very good district in Vienna. We had a good school education, and so these were the age, like the pre-teens, the years before I would get into a teenager. E siamo andati in un'area dove comunque era una buona area, la scuola era eccellente, però io stavo entrando nell'età preadolescenziale e adolescenziale. And at that time, that was when the challenging time started. And I think it had many factors. And one factor was that my parents were pastors at that time. But I think a factor was also that we were not Austrian. So we came to Vienna, to the capital city, with an Italian father, with an English mother. We came into an area in Vienna where it was very Viennese and very, not a district with many foreigners. And so I think it was generally for me difficult, and I felt that I wasn't fitting in very well, or that I wanted to fit in because I didn't automatically fit in. Credo che la differenza della difficoltà è stata, forse perché erano pastori, ma credo più che altro per il fatto che eravamo comunque stranieri, figli di stranieri, perché con una mamma inglese, un padre italiano, noi eravamo dei stranieri in una zona di Austria dove ce n'erano pochi, quindi io cercavo in tutti i modi a inserirmi con le persone, ci provavo proprio perché non mi sentivo inserita. And then my parents being pastors didn't help that situation I was in. Poi, essendo pastori i miei genitori, diciamo che non è stato un aiuto, era ancora più difficile, già non mi sentivo parte, più erano pastori, mi sentivo I never knew what to say when people asked me, okay, and what do your parents do? They're pastors. And at that time, it was not, you're either Catholic or you are a sect, or you are, E la difficoltà mia era che quando poi le persone, gli amici dicevano figo, e i tuoi genitori che fanno? Pastori. E perché che cosa dico? Pastori. Nell'area loro o eri cattolico o facevi parte di una setta o qualcosa veramente fuori, strano. Quindi era un po' imbarazzante anche. And growing up and then into a teenager, I did often wish that my parents were normal, which is the last thing I want them to be now, and I am so thankful. Like the last thing I want to be today is normal. But back then, I do remember having these thoughts very often. I just wish they were normal and we were normal, and I could just fit in normally. La verità è che in quel momento, in quell'età di adolescenza, io desideravo a tutti i costi che i miei genitori fossero normali genitori. Adesso no, adesso io non vorrei i genitori normali, amo i genitori pazzi che ho, i genitori diversi che sono, ma all'epoca volevo avere una famiglia normale con genitori normali, così io potevo essere una ragazza normale che si inseriva facilmente. Ok, Esther,
come hai sviluppato questo senso di sentirti quasi fuori posto? Io un po' ti posso capire perché è un pochino la mia esperienza quando andavo, diciamo, a scuola. Mi Hmm? interesserebbe sapere, insomma, come hai gestito questa cosa. So he's asking you, how did you handle this? He understands because his situation was a bit similar, but how did you handle this? How did you start making yourself fit in? Um, yeah, I started living a double life. Ho cominciato a vivere una doppia vita. See, I mean, it was like, for example, an example, it can be cultural because mom and dad are not Austrian culture, but a very socially, a tradition in Austria is when you are 13, 14, you go to dance school and you learn waltzer dancing, and a boy dances with a girl. And that's very something that's socially, like, it's a thing you do. And I was the only 14-year-old who didn't do that. And so that was then really a situation, like a time when I said, okay, now I want to fit in and I'll do it at any cost. And yeah, you translate and then I say, yeah. Quindi io cercavo in tutti i sensi a inserirmi ed essere una persona normale viennese, ma anche sotto il lato culturale. Lì a 13-14 anni una ragazza viennese, un ragazzo fanno lezioni di danza nel suo caso con un maschietto, quindi era cultura naturale, lei voleva essere normale come qualsiasi altro viennese, quindi anche in queste piccole cose lei cercava di vivere una vita che poi non era sua per sentirsi parte. Yeah, so I then started living a double life, living my life with my friends very in secret, so really doing the normal things that I saw normal, doing them secretly, and by starting this double life, I also then the feeling grew that when I was at church in my other half of my life, I would also not fit in anymore. So by starting the double life outside, I started a double life on both sides, not yeah. Quindi ho cominciato a vivere una doppia vita facendo delle cose in segreto con gli amici, essendo qualcos'altro di quello che apparivo in certe circostanze e vivendo questa doppia vita, in realtà cosa succedeva? Che quando poi andavo in chiesa, e quella era l'altra parte della mia vita, ma era una parte dove non mi apparteneva più, perché anche quella era finzione, erano due vite finte che vivevano simultaneamente. And I think this is something that's not only because I'm a pastor's daughter, but I think this is something, like you say, Francesca, it's very normal in teenage life, in the teenage years, that the perception we teenagers have from church, if it's given on you, and sometimes also it's something, a misunderstanding. I think today it was a big it comes from both, but the thing, like, I have to be holy, I have to be good, I have to live up to a standard, otherwise I'm not good enough for church and for this surrounding, and so yeah. E io credo che in realtà vivendo poi la fase adolescenziale non era soltanto perché i miei genitori erano pastori, ma a volte forse non si rende conto che ci si butta addosso un qualcosa su un adolescente, tipo devi essere santo, non devi fare questo, non devi mentire, non devi dire parolacce, che vieni buttato addosso un qualcosa che tu devi essere, ma non riesci a vivere a quello standard e quindi cominci a vivere una doppia vita perché tu non riesci a vivere la vita che ti è stato detto di vivere. Certo, Esther, come dicevi tu, questa cosa ha un effetto anche, ha avuto, almeno da quello che ci stai dicendo, un effetto sulla tua vita spirituale e la tua esperienza con Dio. Appunto, vai, sì. He was saying that this that you were living had some kind of a effect on your spiritual life. Mm-hmm. E quindi come hai gestito questo? C'è stato un momento di rottura nel quale hai detto non posso più vivere così? E poi come l'hai riconciliato con Dio questa tua esperienza? So then you must have come to a point, I mean, how did you handle it? Did you come to a point of saying, okay, I don't want to live a double life, so I'm breaking off with God? Or
how did you handle that? What did you do? And then how did you find yourself coming back? How did you do with that? I think it was also something that had to do with, like, what comes to my mind now is the feeling of shame, then that grows inside of you, especially when you're living in secret, that everything that's in secret, these feelings, these negative feelings and shame, it just grows and grows. And I know that some people, some young people, they can, like, I couldn't live with that very long. Like, I was always very, very radical, and until today, and I'm like, okay, no, I don't want to live a double life. It's all or nothing, and like pretending. I hated it. It was such a feeling that I really hated. So it was, I think, already at 14 where I said no. And also these thoughts then came up from, this is not my decision. I did not decide to be here. This is a decision my parents made, and I was born into it. And as long as this is not my decision and real for me, I cannot play it anymore, or I don't want to play it anymore. Yeah. Vivendo la doppia vita, io cominciavo a vivere dei sensi di vergogna dentro di me, perché nascondevo, non ero io. E a un certo punto io mi sono detta a 14 anni, ma questa non è una vita che ho scelto io. Questa è una vita che ha scelto mia mamma, mio papà, è la loro vita, ma non la mia vita. E io sono una persona molto radicale. Se io non ci credo in una cosa, io non faccio questa cosa. Quindi a un certo punto io ho detto, io non ho scelto questa vita, quindi io voglio essere coerente con me stessa. Io non scelgo di vivere una vita che non è la mia. And one other thing that happened at around that time, or just like in this whole process of like 12, 13, my 14 years old, is that and I think this can easily happen in church for children, that at that age you're in church with your parents. So when parents from your friends, for example, decide to leave church, your friends are gone too. And that happened around the same time that close friends would just like, because we were still kids, they were gone. E poi altre cose che accadevano forse sempre verso l'età di adolescenza, che crescendo come figlia di pastori o figlia di credenti, si facevano amicizie con altri figli di credenti, con gli amici dei genitori, con persone con cui loro convivono, vivono nella vita in sé, no? Spirituale. E quando capitava che qualcuno forse andava via, andavano via anche i miei amici e io perdevo anche quello, e questo anche mi faceva tanto soffrire. Yeah, so then, it was really, and I was radical with that, and I radically said no. Io ero molto radicale e ho detto no, basta, non l'ho scelto io, vado per la mia strada. Yeah. Ok, quindi anche le relazioni con i tuoi amici hanno avuto un ruolo importante a quell'età, perché da quello che ci stai raccontando eri alla ricerca di un posto dove potevi sentirti accettata e te stessa senza altre pressioni. So obviously what has happened also to these friends that have gone away has had an effect also on your decision, because being that you were trying to find your world, your place, a place where you belong, having these people go away was like taking pieces away from you, and you needed to find a place that was yours, and that affected also your decision. Yes, I think so too. I think the more I think about it, it was at that time, probably I wouldn't have seen it because it was like, okay, whatever. But I think friends at that age are very important, and or just when you're in the phase of finding your identity. And so if there's in church nothing that you relate to, then it's just even harder in that phase, I think it was, Ma infatti in quell'età le amicizie sono molto importanti, soprattutto quando stai scoprendo la tua identità da adolescenza, scoprire chi sei, a chi appartieni, dov'è la tua vita. Sicuramente adesso ci rifletto e mi rendo conto che hanno avuto influenza. All'epoca dici, vabbè, è successo, si sono allontanati, ma la verità è cercare una propria identità, cercare un proprio posto è difficile quando ti trovi in posti che ti sono stati proposti. Certo, ci hai raccontato un po' come è iniziata questa rottura, e questo il tuo essere radicale, ricerca appunto di identità, come dicevi tu prima, ma vorrei chiederti poi crescendo quali sono gli altri ostacoli che hai trovato nella tua relazione con Dio. So you told us how you broke away and decided that's it, it's over.
what were the other obstacles that you had in your life as you were growing that contributed on what your life had become? I don't get that. But, when you broke away yeah. at the age of 14, that you said, this is not my life, this is not what I want. Obviously, growing up, you must have had other experiences that impacted your life to eventually bring you back to God. Ah, yeah. Okay. Yes. I mean, I always believed in God and in Jesus, and that never changed. But it was really a decision. I don't want anything to do with him at the moment. Io ho sempre creduto in Dio, sempre creduto in Gesù, questa è una cosa che non è mai cambiato e che non è mai spedito dalla mia vita. La scelta era che non volevo che farne con lui. Yeah, I want to live my life and I want to live a life to the fullest and not feel limited. E io volevo vivere la vita al massimo senza avere i limiti, cioè il top del top, vivere il massimo che io potevo con la mia vita e non essere costretti a non fare delle cose. Yeah. And I had wild years. I studied full time. I worked very hard beside my full-time studies, mainly in restaurants and bars, and partied hard, and yeah, lived to the max that I could. Io ho vissuto il massimo che all'epoca ritenevo che potevo, quindi feste, festicciole, pazza, però ho studiato tanto, ho lavorato tanto, cioè ho riempito tutto il mio tempo con tutto quello che potevo fare e le ho fatte. And yeah, and I think like 10, 11, 12 years, I think my mother counted them more than I did. Penso 10, 11, 12 anni, mia madre li ha contati forse più di me. And yeah, now 6 or 7 years ago, I'm married 6 years, I met my husband, and we went to yeah, and I remember that was when I met my husband. Then it was the first time that I actually spoke to God in 12 years or so, Okay. and really said to him, yeah, if you think this is a good man to marry and this is a man I should marry, then yeah, just make it happen. I will not force it. I will not push it. I will not pressure it. Okay. And I remember that being the first time. And shortly before that, I did think in my talking, I did cry out like for, okay, help, I want out of this. Yeah. Okay. Cioè circa 6-7 anni fa ho incontrato il mio marito, forse in questi 10-12 anni la prima volta che ho parlato con Dio era: Dio, però se questo è l'uomo per la mia vita, se questa è la persona che va bene per me, io non forzerò nulla, non farò nulla, fai tutto tu, no? E ha detto, forse c'è stata un'altra volta nei 10-12 anni dove ho gridato per aiuto, avevo bisogno di uscirne fuori da quello che stavo vivendo. But I also always said to you, I am only going to marry once. And I'd rather not marry at all than marry anybody. I'd rather be alone than just marry anybody. La cosa che ho sempre detto era: preferisco stare da sola che non sposare tanti uomini. Voglio sposare uno, voglio sposarlo bene, buono e non lasciarlo. Quindi questa è l'unica cosa che ho sempre avuto in testa. Yeah, so I wasn't looking for a husband. I thought I would be the last person to marry. I thought I would marry at 40 or something, but ero convinta che forse mi sarei sposata a 40 anni perché non pensavo proprio a sposarmi o incontrarmi un marito. And then it happened like this. We met each other, we married. We married, I think after 1 year knowing each other, we were already married. Dopo un anno che ci siamo conosciuti, eravamo già sposati. And in this time then, just before we married and after we married, we went to Madrid where I did my master's, and it was the first time where I didn't work. So it was the first time where I actually had time with myself. Sì. E quando sono andata a Madrid per fare il mio master's, ero sposata. You were already married, yes? Yes, with him, he came too. E mio marito è venuto anche, stavo lì a Madrid ed era la prima volta dove io non ho lavorato, non ho dovuto lavorare, ma è stato il primo momento dove io mi sono fermata e avevo tempo di stare con me, la vera me. Yeah. And that threw me into a crisis. It threw me into a crisis. It threw our marriage into a crisis. We had a family crisis. It was
a total crisis. I was in a total crisis, like really deep. And I knew, like my marriage, we were married for a few months, and the crisis I was just in, it was about to break our marriage after a few months. Tu immagini che questa cosa di stare da sola, non impegnata con i miei tempi, con le mie ore, le mie cose, dove stavo soltanto io con me, mi ha fatto entrare in una crisi totale, ma crisi in tutti i sensi, che tu immagini che dopo pochi mesi sposati, la crisi su me stesso ha fatto arrivare una crisi nel mio matrimonio. Io ero convinta che dopo pochi mesi sarebbe finito il mio matrimonio, perché questa crisi per la mia vita era così forte che ha contagiato tutto quello che mi stava intorno. Yeah, and then it was like I was in a crisis with my family, and I was in a discussion with my father, and he was always like getting like biblical values into our discussion, and I was like, do you know what? I am going to read my Bible, I'm going to read the Bible, and I'm going to win the discussion. Quindi a un certo punto aveva anche la crisi con la famiglia stesso, litigavano, e durante un litigio mio padre cominciava a darmi risposte bibliche sulle cose, e io mi sono così arrabbiata che ho detto basta, adesso leggo io la Bibbia e ti dico che questa litigio tra me e te ci vinco io. And so I downloaded the Bible in a year up, and I started reading it, and it took me maximum 3 days. I started reading the Bible from the beginning, and on day 3 I was on my knees, and it was... Quindi ho scaricato la mia app della Bibbia, perché ero fissato di vincere contro mio padre, ovviamente, sfida, e in giro di 2 o 3 giorni che ho cominciato a leggere mi sono trovata inginocchiata perché qualcosa in me si è piegata. Yeah. And that was, and I was then so thankful for the time I had, because really from that day onwards I was eating my Bible. I was crying, I was reading, I was talking to God, I was eating, and I was loving the time. I mean, it was difficult because of course this mess and everything was still there. It wasn't just gone. So I was really looking at it, but I really then had 3 years where I could really dig into, because then I got pregnant and my baby was small, and it was me and God and the Bible and my journaling and just dreams, but much came up. It wasn't only easy. It was tough. Sì. Quindi, avendo tutto questo tempo a disposizione a Madrid, che ho mangiato, tutto quello che potevo della Bibbia, me la sono divorata proprio, ed erano mesi e mesi e mesi di pianti e lacrime e crisi, e la Bibbia proprio mi stava trasformando completamente, e non era facile, perché non è che tutto quello che avevo dentro è sparito per magia, ma tutto quello che avevo dentro cominciavano a uscire fuori, a sollevarsi, ad essere riconosciuti, ed io lavoravo, e quindi pianti e sorrisi e più leggere ancora. È stato un momento veramente, veramente intenso per me, ma avevo tempo per me, la Bibbia, Dio, la Bibbia, me e Dio, ed era la prima volta. And I also I discovered so many lies and things I was believing about God, about faith, what it means to be in a relationship with God, and it was like discovering the whole faith and God completely new, and like really finding like truths over Him and what He says about me and the kind of relationship He wants to have with me, and like really getting all of these wrong misunderstandings out of my head. Like right, wrong, and... leggendo, e Dio parlandomi, io parlando con Lui, ho cominciato a scoprire quali erano le vere relazioni che Dio voleva avere con me, che Dio voleva avere con le persone, e ho cominciato a scoprire che c'erano tante menzogne a cui io proprio ci credevo, ero offuscata, forse nella crescita le mie percezioni delle cose erano riportate nella mia mente diverse da quello che era la realtà, quindi io credevo tante cose che erano menzogne. E Dio mi stava facendo riscoprire la verità della relazione che Lui voleva avere con me, quella relazione che Lui desidera, e quanto io ero importante per Lui. Tutte queste cose erano cose nuove, cose scoperte che mi hanno proprio fatto uscire fuori dei concetti errati che io ho creduto per tutta la mia vita.
And my Sì. husband, after a very short time, my husband said to me, like, this is a different woman than I married. I mean, he did not mean it positive at that time. He was like, who are you? But today he sees it positive, and he's very thankful. Ma tu immagini anche questo, perché giustamente a un certo punto mio marito mi dice: tu non sei la donna che io ho sposato, ma all'epoca non l'ha detto in modo positivo, perché io ero un'altra persona e anche lui ha scoperto qualcun altro a fianco a lui. Quindi adesso lui ama e apprezza questa persona, ma anche per lui è stato difficile ritrovarsi accanto a una moglie che non era quello che lui all'epoca aveva scelto. Wow, Esther, veramente da quello che stai dicendo, quanto è importante spendere del tempo da soli con Dio. E se state dubitando che Dio esiste, dovete salire sul ring con Pastiani Gaeta. Veramente qualcuno sta già dicendo: non ci credo, Gianni Gaeta è arrabbiato, litigate, non ci posso credere. Impossible. Quindi, Dio non ha paura delle sfide. No, Papà, no, io sì. Ok, ci devi mandare qualche video allora. Esther, ora la tua bellissima storia, in quest'ora tu stai servendo Dio, stai servendo nella chiesa, sei lì a Life Church in Vienna. Cosa diresti e consiglieresti a altre mamme cristiane su come condividere la loro fede con i loro figli? So now you're back in church and you're serving God in different areas. What suggestions would you give to a Christian mom on how to maybe raise their children in a way where they might not have to live what you lived? I mean, many things today I do like my parents did, or even more, and I do it very, very like on purpose. I do it very conscious. I consciously do it like they did it, and even more, and try to do it even more. For example, I very intentionally speak God's truth over my life, because it's really the seeds that they sowed into me then, also not only by taking us places, but by how they spoke about us and our lives and into our future. That is why then when I turned back to God, that these seeds were all still there and they were just waiting to be watered and then come up. So ci sono delle cose sinceramente che li faccio uguale come hanno fatto i miei genitori, anzi li faccio forse ancora più rigidi e più intensi dei miei genitori, ma li faccio con intenzione, perché amo parlare vita sulla mia vita e sulla vita dei miei figli, perché quelli sono i semi che vengono piantati e sono stati questi semi che i miei genitori hanno piantato, che forse non ho apprezzato all'epoca, ma sono stati quei semi che negli anni con l'annaffiatura di Dio hanno germogliato e mi hanno portato oggi dove sono. Quindi quei semi sono fondamentali, parlare la verità sulla vita tua e su quella dei tuoi figli e della tua famiglia. Sono semi che prima o poi usciranno. I tell them every day how much they're loved by us, but especially by the Heavenly Father. I tell them, how precious they are, and that there's nothing they can do that changes it. That God and Jesus, that He goes everywhere where they go, that they're never alone. And so for me, it's really important to speak over their identity and into their identity and who they are, and not what they do. And I really want to be a mother who is there, they can talk to, and that they really know. Doesn't matter what they do or don't do, it doesn't change it. And how God sees them doesn't change it. And I think that this was the biggest lie that I believed, and the biggest misunderstanding in my head and in my heart is that what I do or don't do has anything to do with how much I'm accepted and loved and valued and valuable.
Io ai miei figli amo proprio parlare sulla loro vita, sulla loro identità, di quanto loro sono amati, di quanto Dio non li lascerà mai, a prescindere di quello che faranno. E parlare sulla loro identità, che loro non sono quello che fanno, ma sono delle persone amate da Dio. Quindi ovunque tu vai, figlio mio, Dio sarà con te. Qualsiasi cosa che tu farai, Lui non ti abbandonerà, Lui resterà lì. Non c'è nulla che tu puoi fare per scandalizzare o far girare Dio le sue spalle su di te. Quindi questa è una cosa che in assoluto, che sei amato, che sei prezioso, che hai un proposito. Queste sono cose che li aiuteranno nel tempo. Il problema mio era che non sentirmi inserita, non sentirmi che appartenevo, ho cominciato a credere cose che non sono le verità, ma la verità è che noi siamo amati, che noi apparteniamo e nulla di quello che tu fai potrà cambiare l'amore di Dio sulla tua vita. Yeah, if you ask my daughter, my older daughter, who are you? She will answer you, I am Eve Grace Bani Ahmad. I am daughter of the king. Se tu Wow. chiedi alla mia figlia chi sei, lei dice che sono Eve Grace Bani, Bani. sono figlia del re. Sì. Wow, Bellissimo. grandissimo. Sì, 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 veramente bella questa cosa che stai dicendo, perché mai come oggi i ragazzi sono assetati di trovare una loro identità. In modo particolare, se vuoi tradurre, Ross, magari. He says, in this day and age, that is so important because when people are trying to find their identity as a teenager, as a child, it really influences who they believe they really are. Yeah, yeah. And nobody's perfect. Nobody's never really. My children won't be perfect. Never will be perfect. And it's. Nessuno è perfetto. Io non sarò perfetto, neanche i miei figli, ma questo non cambia chi sei veramente. Certo, e appunto per questo, siccome Lea ci ha fatto una domanda, e io veramente vi voglio incoraggiare a mandarci domande prima che chiudiamo, almeno un'altra, mandatecela, mi raccomando, ma Lea si sofferma proprio su questo, come fare quando si scopre che il proprio figlio ha una doppia vita. So we have a question from Leah, and she asks this question. What would you suggest to a parent that finds out that their child is living a double life? What could they do? I mean, try and stay as calm as possible, but I know that's not. Prima cosa, cerca di mantenere la calma e non ucciderlo. But I think it's in that age where the child is living a double life, I think it's old enough to also recognize the feelings from the parents. So the parents are like disappointed and sad. And so I think it's really important to let your feelings out and be honest and open so that the child can also leave the feeling like it's a mutual it has to go into both directions. But also I think loving it and accepting it. I mean, I think this question, I think my parents would probably be able to answer that better because after that's what they've learned from that side. But I think what my parents did, they knew that they had to now accept, let me live the life I had decided on living in order to keep me close to them. Because there was a phase in this journey where we could have said, okay, no, I'm going to leave. And if I would have left with 14, our relationship would have broken to an extent that I don't know if it would have happened. Quindi la prima cosa è importante che si capisce che il proprio figlio percepisce quando sei deluso, quando sei felice con loro, orgoglioso di loro. Quindi nascondere quello che tu provi è come se tu stesso vivi una doppia vita, ma con amore esprimere quello che tu provi. Loro sanno che tu sei sincero, sei onesto, e questo può aprire una porta per loro di aprirsi quando sono pronti. Ma l'altra cosa è quella di amarli e fargli capire che sono amati a prescindere di quello che stanno vivendo, quello che stanno facendo. Ho detto, sicuramente i miei genitori possono dare una risposta migliore, però a un certo punto
quando io ho deciso di staccare, il fatto che loro hanno scelto di farmi fare la mia vita ed amarmi pur di tenermi vicino, di influenzarmi con la loro vita senza parlare, è la cosa che ha permesso a me di restare vicino e non staccare completamente. Quindi ciò che è importante è quello di farli fare forse anche i loro errori, ma sapere che loro sono amati e che tu sei vicino per facilitare il ritorno. Your mom used to say something to me. She said, I have to choose which battles to let go and which battles to pick. Angela spesso mi diceva che ho dovuto imparare a scegliere le mie battaglie con mia figlia e non litigare su ogni battaglia, ma decidere questa è una cosa veramente importante. Le altre li devo lasciar fare perché Dio lavorerà in lei al tempo giusto. And also, I think in so many relationships with the children and with the wife and husband, and also in our friendships, there's this tension of, and I think this is something that I want to learn more, where you accept without agreeing. So, una cosa che io voglio imparare, che ho visto che era molto importante, era quello di accettare ma non essere d'accordo con la loro scelta di vita. È diversa. Accettare loro, amare loro, accettare che loro hanno scelto qualcosa che non va bene nella tua vita, non significa essere d'accordo con il loro stile di vita, ma significa non rigettarlo. Questo è importante. That's right. Not rejecting, but loving them and not agreeing, also when it hurts. And I think with children and parents, it's the pain that comes with it. That's, Anche se fa male, non rigettare la loro persona, accettare loro, accettare la loro scelta, ma non fargli capire che comunque non sono d'accordo, ma amo e accetto. E questo fa male a un genitore, ma è importante che il figlio sa che c'è questa... È un modo per mostrare quello che è veramente l'amore di Dio, che ti ama a prescindere di quello che tu fai. Certo, anche per quello che abbiamo detto prima, se un figlio sta vivendo una doppia vita è perché sta esplorando la sua identità e sta cercando la sua identità, sta cercando l'accettazione, e se non si sente accettato si crea un circolo vizioso dove, esatto, un circolo vizioso dove continuerà sempre a non sentirsi accettato, cercare, vivere la doppia vita e rimane in un loop, no? Sì, è vero, è vero. He was saying how, that's exactly where the problem is. If a person is seeking their identity, is because maybe they don't know who they are, they don't feel accepted. But if then at home they don't feel accepted, it just becomes a circle of pain and disappointment. And then you won. Vedevo, Gianni ha scritto che Angela era più calma. Sì. Era pronta sul ring. But I am very similar to my father. That's why I think we can work together now very well, because it's okay. Adesso riesco a lavorare bene con mio padre perché sono molto simile a mio padre, però va bene anche così. Va bene, Esther, io veramente ti ringrazio per questo tempo che tu ti sei presa per stare con noi ai Talks. Thank you, Thank you, Francesco, for having me. In chiusura c'è un consiglio, un tips molto pratico che un genitore chiude questa diretta può mettere in pratica per evitare che il figlio viva una doppia vita. Un tips molto pratico. One very practical tip maybe on how you can help a person that has a child with a double life. Just a quick tip. Oh my goodness. Love them. Really let them know that it's not what they do and don't do that matters. Yeah. Your mom just wrote, I spent many hours praying and speaking out the promises of God. Angela ha appena scritto, ho speso tantissime ore pregando e parlando ad alta voce le promesse di Dio sulla sua vita. Quindi, come ha detto anche Esther, amarli. Quindi pregare,
è parlare ad alta voce le promesse di Dio nella vita di tuo figlio, perché And that's it. Bring it to God, because there's not much you can do. If you put more pressure, it just goes into the wrong direction. se You're metti giving it to God. se metti più pressione, diventa più difficile, devi darlo a Dio, devi amarli e avere la forza, anche se fa male, a darli in mano a Dio e dire: Dio, tu puoi fare quello che io non riesco. Wow, Angela is saying, fantastico. love them enough to backpack to Thailand with them. Yeah, my mother, she knew I was living a double life and she still went on holiday with me for 2 months with her. Cioè, Angela ha scritto di amarli così tanto che puoi prendere uno zaino e andare in Thailandia, perché c'è stata una vacanza che Esther gli ha detto: mamma, che non uscivano molto spesso insieme, no? Andiamo in ferie insieme, sì. Allora, però lo devi fare tu, mamma, come lo decido io, non puoi decidere nulla. E quindi ha detto: ti prendi uno zaino e vieni con me in Thailandia. E ha fatto che Angela è tutta organizzata, è tutta... ha detto, va bene. E si è trovata in situazioni dove si sarebbe venuto un infarto, ma Sì. Angela disse: l'ho fatto per mostrarle quanto io l'amo. Fantastico, Yeah. To fantastico. have a relationship with me, she was up for everything, yeah. Per avere una relazione con me era disposta a fare qualsiasi pazzia. E Qualsiasi pazzia. forse veramente questa la chiave. And maybe Esther. this Comunque, is the tip. e comunque ti aspettiamo a Bari, devi venire a Bari, ok? We're Ok? waiting for you in Sì, Bali. I'm looking forward. I'm looking forward. And you have people in Bari now from Sì, Vienna. te li salutiamo. Te li I'm salutiamo. super jealous, but super fun people. You'll have the best time Ci with sono our youth. tantissimi giovani viennesi che sono arrivati proprio oggi, che stanno con i nostri teens e giovani, quindi ha detto che sono fantastici, godetevi il loro tempo, il vostro tempo insieme. Sì. Assolutamente, So anzi, see you soon. facciamo un invito tutti e tre insieme se ci sono dei ragazzi che ci stanno ascoltando, stanno vedendo questo video, venerdì 30 saremo, sabato 30 saremo alla Basilica di San Nicola, avremo il nostro incontro con i ragazzi, i teenager e i ragazzi di Vienna. Sì, Sì. Vi predicherà la aspettiamo. responsabile dei teens, quindi dai. Ok, Thank you. non potete dire che non lo sapevate adesso. Ok, grazie ancora Esther. Thank you, Grazie Esther. Francesco, grazie Rosanna. So good to Great. see you. Same here. Bye. Bye bye. Bye. Forza. Grazie Che- Ros, Ma grazie per il tuo bellissima. servizio. Grazie. Ti salutiamo, ok? Al Ciao prossimo a talk. tutti, buona Ciao serata. ciao. Ciao. Allora, eccoci qua, questo talk è bellissimo. Non vi ruberò altro tempo perché siamo veramente... ci siamo presi un po' di tempo, però dai, ci sta. Sentire da Esther la sua fantastica storia. Vi invito, mi raccomando, al prossimo talks e mi raccomando, è uscita anche la pagina Instagram dei giovani della Chiesa Bethel, si chiama Big Bethel Youth Group, andatela a seguirla e soprattutto sabato 30 alle 18:30 centralissimo a Bari, Basilica di San Nicola, avremo un incontro fantastico, spaziale, inglese, italiano, tedesco, non potete mancare, vi aspettiamo. Ciao a tutti, al prossimo talk. Ciao.